Cominciamo davvero il nuovo format che uscirà con un video ogni 100 iscrizioni, raccontando la storia delle franchigie NBA squadra per squadra tramite l'evoluzione delle divise di gara, le jersey. Rigorosamente in ordine alfabetico, ecco a voi gli Atlanta Hawks. Tra le prime squadre NBA hanno cambiato diverse città prima di stabilirsi ad Atlanta, ma soprattutto hanno cambiato molte volte le proprie divise, anche se per i primi 40 anni circa erano sempre sotto il marchio Rowling, per poi passare ad altri produttori negli anni 80, quando il gioco dei brand per le divise inizia a diventare più consistente, come abbiamo visto nella puntata 0. Oltre che per i tanti cambi di maglie, anche sportivamente è stata una squadra altalenante. Ma andiamo a vedere questa confusa storia nel dettaglio. Fondati nel 1946 con il nome di Buffalo Bisons, che non avranno nemmeno il logo, visto che dureranno la bellezza di 13 partite, perché verranno spostati a Moline in un'area chiamata Tri-Cities. Nascono quindi i Tri-Cities Black Hawks, in memoria del capo indiano chiamato appunto Falco Nero e della guerra di Black Hawk, combattuta proprio in Illinois. La maglia era bianca, con il nome sopra il numero e i pantaloncini tenuti su ancora dalla cintura. Hanno lasciato il segno non tanto per i risultati sportivi, nonostante Red Auerbach in panchina, ma per la peggiore operazione di mercato della storia probabilmente. Scelto al draft del 1950, Bob Cousy venne subito ceduto e quello che fece ai Celtics lo sappiamo tutti. 1951, nuovo spostamento. La franchigia va nel Wisconsin. Nascono i Milwaukee Hawks, che ebbero il merito di scegliere il futuro Hall of Famer Bob Pettit, che divenne tale a St. Louis però, perché dopo solo 4 anni ci fu un ulteriore spostamento di sede, proprio nella città del Missouri. Questo fu il periodo migliore per gli Hawks, che arrivarono alle finals per 4 volte in un decennio, riuscendo a vincerne solo una però, visto che quello era il periodo della dinastia dei Celtics, proprio di Auerbach e Bob Cousy. Quel titolo del 1968 è tuttora l'unico anello della storia degli Hawks. Dal 1956 la prima divisa di St. Louis era bianca con la scritta Hawks e con l'entrata del marchio Rowling, che rimarrà fino agli anni 80 e che ha sempre vestito soprattutto la MLB del baseball. Nel 1957 cambiarono il logo con disegnato un falco con il pallone da basket in mano e nel 1959 venne inserita la seconda maglia da trasferta, uguale alla bianca ma rossa. Questo fino al 65, dove la maglia diventò azzurra con numero rosso e senza una seconda maglia, ma solo per 3 anni, perché nel 1968 quella azzurra divenne maglia da trasferta e una nuova maglia bianca con il numero azzurro divenne maglia di casa. Ma soprattutto quell'anno cambiò il logo senza più la scritta St. Louis sotto, perché la franchigia si stabilì definitivamente in Georgia, ad Atlanta. Come anticipato, questi Hawks sono una squadra altalenante e un po' confusa direi. L'anno seguente una nuova modifica al logo che durò anch'esso un solo anno, con cambio radicale dei colori sociali e di conseguenza delle maglie, con il blu, il bianco e un verde pistacchio a farla da padrona. Abbinamento difficile da digerire ma allo stesso tempo con un certo stile, con la prima delle terze maglie della storia, durata 2 anni. Ritorno ai colori classici con un logo più studiato e più duraturo stavolta. Delle divise molto belle, ma fino all'82 cambiarono in diversi dettagli per ben 3 volte. Fosse successo in questi anni, in pochi si sarebbero stupiti, ma erano gli anni 70. C'è da dire che l'unico punto a favore degli Hawks di quegli anni è stato l'ingaggio di Pete Maravich, che fu il primo ad avere il soprannome al posto del cognome sulla schiena. Un giocatore davvero enorme e avrà sicuramente il suo video dedicato nella rubrica NBA Jersey Stories appena riuscirò a recuperare questa sua maglia unica. Dicevamo dell'82. Arrivano le maglie tra le più iconiche della franchigia firmate Champion, che prende il posto di Rowling dopo quasi 40 anni, ma soprattutto arrivò Dominique Wilkins e quel connubio creò un decennio di speranze ai tifosi di Atlanta. Le vittorie di Wilkins e del piccolo Spadweb nelle gare delle schiacciate, con quella maglia addosso, sono impresse nelle menti di tutti. Purtroppo fu il punto più alto toccato dagli Hawks, perché nonostante quasi tutte le stagioni sopra le 50 vittorie e un gioco spumeggiante, non sono mai riusciti ad andare oltre le semifinali di conference. Nel 92 arriva un nuovo cambio di maglia, mentre il 94, con l'inserimento della alternate nera e con la sconfitta con Indiana, segnò la fine di questa storia uomo-maglia. Infatti Wilkins se ne va e gli Hawks
cambiano di nuovo tutto. 1995. Champion si supera e tira fuori delle nuove stupende maglie che hanno stampato davanti probabilmente il logo più bello, iconico e riconoscibile di sempre, oltre che uno dei primi ricordi visivi che ho io rispetto all'NBA di quando ero piccolo. Ovviamente il nome dietro quella maglia che ho nell'armadio è quello di Mutombo, una storia che ho già raccontato e che vale la pena conoscere. Con Dikembe ci fu l'ultimo barlume di speranza svanito al massimo al secondo turno dei playoff, da qui un declino inesorabile sul campo, ma probabilmente anche addosso ai giocatori. Prima Reebok e poi Adidas usano stili rivedibili e di poco impatto, cosa che si va a sommare a una modifica in negativo del logo con l'inserimento del colore blu marino. Sul lato del gioco poco è cambiato fino ad oggi, con ancora quell'unico titolo di St. Louis in bacheca. Nel 2015 l'ennesimo nuovo logo che riprende quello vecchio più duraturo con il nome della franchigia in aggiunta. Le nuove maglie a nido d'ape non entusiasmano, ma non tanto le prime firmate Adidas quanto quelle che fanno entrare nell'era Nike, che dà anche i nomi propri alle divise: Association, Icon e Statement. Fatto sta che il nido d'ape non funziona molto. In più la prima City Edition non brilla nemmeno. Azzeccano solo un'ottima versione Classic e una non male City Edition del 2018. E arriviamo così al 2020, con l'ultimo, per adesso, cambio di logo, dove viene eliminata la parola club e cambiano il font, decisamente migliore. Ma migliorare sono le divise, con uno stile che riprende quello classico che trovo molto pulito e con il picco della City Edition del 2021, con il vecchio logo stampato davanti su un fondo giallo, che personalmente trovo stupendo. Quest'anno, oltre al cambio di City Edition, cosa che succede ogni anno, poco è cambiato. E vista questa storia di maglie infinita, aggiungerei era ora. Nonostante l'arrivo di una star come Trae Young, gli Hawks sono ancora alla ricerca del loro momento, magari con la definizione di una propria identità, anche solo estetica, anche solo visiva. Troverebbero più sicurezza anche sul campo. A questo punto le avete viste tutte. Prima vorrei condividere con voi la scelta delle mie maglie Hawks che ho in lista per la mia collezione. Innanzitutto la prima è quella dell'anello, quella di St. Louis, quella di Bob Petit, rigorosamente senza il nome dietro, visto che ancora non si usava e molto difficile da trovare. Poi l'unico che merita di stare nella mia collezione con un soprannome, Pete Pistol Maravich. Non potrà mancare quella di Wilkins, che è stato il primo e l'ultimo ad indossarla. Poi la più bella e l'unica degli Hawks che ho al momento, Dikembe Mutombo. Questa è in lista ma rimane stand by, perché oltre che piacermi esteticamente è importante che il nome scritto dietro abbia lasciato un segno, e anche se sono fiducioso, Young deve ancora dimostrare qualcosa. Inoltre potrebbero uscirne delle più belle, quindi vale la pena aspettare. Per chiudere questa maratona infinita, un piccolo gioco: i top e i flop delle divise che vi ho appena mostrato, dal terzo al primo posto. Sul terzo gradino meno basso del podio metterei la fantomatica maglia a nido d'ape, però quella a marchio Nike, non tanto perché quella di Adidas era più bella, ma proprio perché il primo anno in cui è entrata Nike ha cercato di seguire il filone delle maglie precedenti. Dopo ha recuperato e con gli interessi, ma quella veramente no. Mentre al terzo posto tra le migliori c'è la City Edition del 2019, ovviamente targata Nike, con questo sfondo giallo che contrasta, non fa per niente rimpiangere il ricordo di quella divisa. Ai secondi posti, tra i flop, ho messo la maglia da casa della Reebok del 2002, metà verso il classico e metà verso l'originale. Nessuno dei due lati è stato azzeccato. Mentre davvero top c'è la maglia classic del 2017, il richiamo a quella degli anni 70, ma con un tocco in più. Davvero, davvero bella. Ed eccoci al meglio e al peggio. Peggio targato Champion. L'ultimo ricordo che ha lasciato ad Atlanta l'azienda statunitense è letteralmente da dimenticare. Fa sorridere perché la maglia precedente è quella che metto tra le prime 5 maglie più belle di sempre. L'essenza degli Hawks, l'essenza dei falchi. Questa è la mia idea. Provate a dirmi le vostre e a scrivermi la classifica. Il prossimo mese uscirà la puntata sui Boston Celtics, mentre la successiva uscirà dal momento che raggiungeremo i 400 iscritti. Quelle raccontate sono tutte opinioni personali e in base ai miei gusti. Fatemi sapere nei commenti se siete o meno d'accordo con me. Quindi ci vediamo nella prossima Storia da collezione.